Konnichiwa, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. C'è tutta una generazione di persone là fuori che hanno iniziato a fare arti marziali, persone che anche ancora oggi probabilmente iniziano a fare arti marziali spinti da un personaggio. Questo personaggio è Bruce Lee. Bruce Lee fin dalla sua comparsa sullo schermo è stato veramente un richiamo per tante persone che hanno deciso di avvicinarsi alle arti marziali. E come ho già detto in altri video in cui ho parlato di Bruce Lee, il potere di Bruce Lee era quello di rimanere simpatico a tutti. Bruce Lee calciava come un karateka, colpiva di pugni come nella box, insomma Bruce Lee rimaneva simpatico a tutti. Quindi Bruce Lee ha portato tantissime persone ad avvicinarsi ai corsi di tantissime arti marziali diverse, ma non è il solo. C'è un altro personaggio, questa volta un personaggio di fantasia che però ha contribuito parecchio ad avvicinare le persone ai metodi di combattimento, e stiamo parlando del leggendario Rocky Balboa, il personaggio di fantasia portato sullo schermo dall'attore Sylvester Stallone. Rocky Balboa è un personaggio, un boxer che praticamente da niente, da zero, riesce a risalire la sua vita, il suo successo, a scalare le vette ed arrivare fino in cima. In realtà nel film la box è solo un pretesto per raccontare la storia di una persona umile, di una persona che viene dal basso, che crede fermamente nei suoi sogni e decide di raggiungere la vetta. Porta avanti questo progetto chiaramente non senza degli incredibili sacrifici che è disposto a fare, che la vita gli mette davanti, fino ad arrivare poi al successo, alla completa riuscita di questa sua operazione. Cosa che però avrà un prezzo, il prezzo da pagare che il successo ti mette sempre davanti. Insomma, una serie dove una persona attraverso i suoi colpi, attraverso i suoi pugni, riesce a farsi largo nella sua vita. Come dicevo, la storia ruota tutta intorno alla determinazione di questo combattente. Questo personaggio che a un certo punto, anche quando tutto sembra finito, non è importante come cadi, ma come ti rialzi. Gli allenamenti portati sullo schermo da Rocky Balboa sono rimasti nella storia. L'inizio della corsa sulle note di Gonna Fly Now sono veramente rimaste nella storia. Ma gli allenamenti di Rocky sono reali? Oppure stiamo parlando di semplici scene da film e quindi di allenamenti di fantasia? Davvero un combattente potrebbe usare certi metodi per allenarsi? E quali sarebbero i risultati? Oggi analizzerò per voi le scene più iconiche dei film di Rocky Balboa e alla fine vi dirò se si tratta di allenamenti di fantasia o se forse possono essere allenamenti che possono essere fatti nella realtà. Se amate Rocky Balboa e siete curiosi di questo argomento, restate con me dopo la sigla. Bene, bentornati ragazzi a tutti voi. Prima di partire con il video, come avrete notato, quelli che seguono magari il canale da un po' più tempo, avrete notato che non è uscito dalla fine dell'anno il solito video che usciva ogni venerdì. Questo per due motivi. Ho deciso infatti di non rilasciare più un video ogni venerdì e vado a spiegarvi i motivi. Il primo motivo è che un video ogni venerdì faceva sì che molte persone restassero indietro con la visione del video, e quindi c'era il rischio che a un certo punto alcuni video andassero completamente perduti o snobbati. Un altro motivo è che gli impegni qui al dojo adesso stanno per ripartire con l'inizio dell'anno, i corsi di formazione, quindi ho persone che vengono anche da fuori, insomma ci sono tante cose che devo fare e non ho più molto tempo costante da dedicare, anche perché vi ricordo che io faccio tutto da solo, quindi scrivo il video, riprendo il video, monto, faccio l'editing, pubblico, insomma faccio tutto da solo. Quindi da qui la mia decisione di pubblicare un paio di video al mese, quindi penso all'inizio di cominciare a fare un venerdì sì, un venerdì no, di far uscire il mio solito video, per dare così più tempo a tutte le persone che mi seguono di seguire con più ordine tutti i miei video, e naturalmente questo mi lascerà un po' più di tempo a me sia per le mie cose, ma anche per cercare di migliorare un po' la qualità, sempre per quanto posso, perché vi ricordo che non sono in dotazione di una strumentazione professionale, come ripeto faccio tutto da solo, però per quanto mi è possibile cercherò di aumentare la qualità di questi video che vi porterò 2 volte
volte al mese. Quindi ragazzi, cominciamo con l'argomento di oggi e andiamo a vedere se gli allenamenti di Rocky sono veramente degli allenamenti efficaci che un atleta potrebbe seguire nella realtà o se stiamo parlando di fantasia. Andiamo! Il primo allenamento che vediamo è la famosa scena della corsa di Rocky. E come sappiamo tutti, la corsa è veramente un ottimo metodo di allenamento per tutti gli sport e per tutte le discipline. Inoltre nella sua sessione di corsa Rocky effettua anche alcuni sprint, esegue dei salti, salta degli ostacoli, corre anche in salita, facendo diventare la corsa ancora più efficace per l'allenamento. Quindi il primo allenamento di Rocky, la corsa di Rocky, non posso che promuoverla a pieni voti perché è un allenamento veramente ben fatto. Vi do però una piccola curiosità. Una corsa ideale per un atleta del genere dovrebbe essere tra gli 8 e i 10 km. Ma quella che vediamo nel film di Rocky, quanto dura la corsa di Rocky? Che percorso fa Rocky Balboa? Quanto corre? Beh, sappiate che alcuni fan della serie di Rocky e abitanti del posto dove sono state girate le scene della corsa di Rocky hanno calcolato il percorso fatto da Rocky Balboa e sono arrivati alla conclusione che la corsa di Rocky è stata effettuata per ben 48 km e quindi non ci stupisce che abbia distrutto Apollo Creed. Naturalmente l'allenamento della corsa è sì molto realistico, chiaramente se facciamo questa analisi dei 48 km l'allenamento non è poi così realistico, anche se c'è da dire che il film propone un montaggio della corsa e quindi non lascia chiaramente intendere che sia tutta stata fatta nello stesso giorno. Quindi comunque al di là di tutto la corsa di Rocky ottimo allenamento per iniziare. Andiamo a vedere il prossimo allenamento che è sempre una corsa che è stato ripreso da Rocky 3. Ed è a mio avviso una delle migliori scene, sempre una sessione di corsa, ma questa volta la corsa viene fatta sulla spiaggia, sulla sabbia. Scatti e corsa sulla sabbia vicino al mare. Beh ragazzi, questo è veramente un allenamento veramente fantastico. Un allenamento che sicuramente va a potenziare molto e sicuramente molti atleti oggi prendono in considerazione di fare sessioni di corsa su questo tipo di terreno. Quindi ragazzi anche la seconda clip dell'allenamento di Rocky promossa a pieni voti. Andiamo ad analizzare la terza scena, che è probabilmente la scena più iconica dei film di Rocky Balboa. Cioè Rocky entra in una macelleria e comincia ad allenarsi come se fosse al sacco a colpire con i pugni delle carcasse di animali appese. You're breaking the ribs. Vista un po' con l'enfasi del film, questa scena potrebbe sembrare anche quasi realistica, finché poi non riflettiamo sul fatto che bam, colpisci un punto sbagliato e ti spezzi un osso della mano. Ed ecco che tutta la tua fatica per allenarti e andare a sostenere il titolo per il campionato del mondo salta completamente il progetto perché ti sei fatto male in modo veramente stupido. Quindi assolutamente questo non è un allenamento intelligente che un buon
buon atleta prenderebbe in considerazione di fare. Ma questa scena di Rocky dell'allenamento non è una sua fantasia. In realtà Stallone aveva preso questa forma di allenamento e l'aveva messa in video, l'aveva trasformata in una sessione di allenamento di Rocky, grazie invece a un pugile che realmente si era allenato in quel modo. Parliamo di Joe Frazier, che in tantissime interviste aveva dichiarato che quando lavorava in un mattatoio era solito allenarsi invece proprio in questo modo, colpendo ripetutamente le carcasse degli animali. Quindi, concludendo, questo è un allenamento che viene bocciato perché nessun pugile serio prenderebbe in considerazione di allenarsi pericolosamente in questo modo, però c'è da dire che almeno un caso di un pugile professionista che si è allenato con questo metodo c'è stato, appunto, Joe Frazier, e Stallone ha voluto inserire questa scena dell'allenamento in suo onore all'interno del film. Veniamo ad un'altra scena veramente simpatica, la scena dove Mickey fa rincorrere letteralmente un pollo a Rocky Balboa per migliorarne i suoi riflessi e la sua velocità. Come on, go on and get him! Get him, get him, get him! Come on, what's the matter with you? Get him! Pick him up! Put him down! Pick him up! Put him down! Come dice lo stesso Rocky durante questo allenamento, gli sembra un po' di essere un idiota, e in effetti questo esercizio, questo particolare allenamento può sembrare un esercizio da idioti, ma in realtà non è proprio così. Inseguire i polli infatti era un allenamento fisso, una parte dell'allenamento fisso che veniva fatto nella vecchia scuola della box. Quindi anche in questo caso possiamo dire che l'esercizio è buono, anche se però in realtà ci sono tantissimi altri esercizi che migliorano le stesse cose, come la velocità, i riflessi, gli spostamenti, che possono essere fatti in modo più ottimale. Però diciamo che per un pugile di vecchia scuola, senza nessuna attrezzatura, senza nessuna risorsa, ricorrere all'inseguimento del pollo non era poi una scelta così malvagia. E considerando il fatto che Mickey, che allena Rocky, è appunto un pugile della vecchia scuola, della vecchia guardia, non c'è da stupirsi che abbia fatto provare a Rocky Balboa questo suo metodo. Quindi diciamo che questa parte dell'allenamento è promossa. Negli allenamenti di Rocky poi ci sono tantissime scene montate in sequenza nei vari film dove fa vedere appunto tantissimi esercizi che Rocky porta avanti. Ma noi cerchiamo di capire quali sono quelli buoni, quelli fattibili di questi esercizi che possono essere veramente utili anche nella realtà. Nelle scene di Rocky troviamo flessioni, addominali, corsa sulla neve, usare un'ascia per spaccare legna o abbattere un albero, addominali di tutti i tipi e i famosi addominali del drago. Tutti questi allenamenti, ragazzi, sono veramente buoni per sviluppare forza devastante ed energia. Inoltre sono anche ottimi per rafforzare la determinazione e il carattere del combattente. Anche le sessioni di corda che Rocky fa è senza dubbio un ottimo esercizio, anche se le sessioni di corda di Rocky non è che siano proprio ottimali nella loro esecuzione, però comunque la corda è un ottimo esercizio da fare. Quindi, concludendo, ragazzi, in linea di massima gli esercizi di Rocky Balboa, l'allenamento di Rocky Balboa è un allenamento che potrebbe funzionare davvero per rinforzare il corpo e per aiutare davvero in modo significativo un pugile. Naturalmente in queste sessioni ci sono degli esercizi che servono a poco ed altri che sono totalmente privi di senso, ma la maggior parte degli esercizi di Rocky sono tutti degli ottimi esercizi. Alcuni degli esercizi che ho promosso in realtà sono esercizi che poi vanno abbinati a tutta un'altra serie di esercizi mirati per l'allenamento e non sono questi gli esercizi primari che un combattente su cui si dovrebbe concentrare un combattente. Comunque l'allenamento è molto accurato, ma soprattutto rende bene l'idea dell'inferno che alcuni lottatori devono passare durante la loro difficile preparazione atletica. Anche la sofferenza molte volte, la sofferenza umana che molte volte accompagna il personaggio di Rocky durante o prima o dopo queste sessioni di allenamento è una cosa che rispecchia molto la realtà. A differenza infatti di quanto possiamo immaginare, in realtà la maggior parte dei pugili non viene pagata molto, rendendo veramente i sacrifici molto superiori a quello che poi sarà il premio finale, se dovesse mai arrivare. E per quanto riguarda le scene di combattimento di Rocky invece, se volete di questo potremo parlare in un altro video. Posso
Posso solo anticiparvi però che la maggior parte delle scene sono abbastanza imprecise, la maggior parte delle scene di Rocky sono abbastanza imprecise, non molto fedeli alla realtà e non sono nemmeno ben studiate, appunto, se ve le raffrontiamo con le tecniche che poi vengono usate o con i combattimenti che vediamo poi nella realtà. Non c'è infatti uno sfoggio di una tecnica adeguata da parte del personaggio di Rocky Balboa e in definitiva un po' tutto il modo di combattere di Rocky Balboa sul ring all'interno dei suoi film non è un modo di combattere molto intelligente, ma di questo magari ne parleremo in un altro episodio. Lasciate like, lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti, iscrivetevi al canale, aiutatemi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigatou! この時を待ってたぜ